1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Registrazione audio e video con la nuova dashcam di Pi. Ma ciao amici, benvenuti in questo super nuovissimo video. Oggi di cosa parliamo? Di dashcam. Ormai stanno arrivando dashcam come se non ci fosse un domani. Vi ricordate l'ultima recensione, quindi la sfida tra titani in casa 70 mai? Qua sopra vi lascio il link della recensione che mi ha impegnato tantissimo, ma devo dire che ho ottenuto un risultato fantastico perché si vede benissimo la differenza tra le due dashcam, ma soprattutto i pro e i contro di queste dashcam rotanti. Oggi invece parleremo di una dashcam con due canali, anteriore e posteriore. Può registrare fino in 4K Ultra HD per il canale anteriore e 1080p per il canale posteriore. Parliamo di Pi, spero si pronunci così, modello N5. Una dashcam particolare perché ritroviamo il famoso radar per la sorveglianza di parcheggio. Vi racconto tutto dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, come vi dicevo è una dashcam molto semplice, piccolina, poco ingombrante, come piace a me, senza display, ed ha due canali, telecamera anteriore e telecamera posteriore. Possiamo registrare i filmati sulla micro SD fino a 512 GB, ma per quanto riguarda quelli di emergenza vengono salvati anche all'interno della memoria. Altra cosa sicuramente apprezzabile ed utile è per quanto riguarda il supercondensatore che va a alimentare, diciamo, le fasi della dashcam. Soprattutto nel periodo estivo possono raggiungere temperature elevatissime, quindi per evitare problemi di blocco, surriscaldamento ed altro stanno utilizzando dei supercondensatori, in quanto possono arrivare a temperature molto più elevate rispetto a una batteria senza dare nessun problema. Controllo vocale intelligente, quindi possiamo pilotare la dashcam tramite il controllo vocale. Ci sarà la lingua in italiano? Chi può dirlo? Andiamo bene. GPS integrato, ormai un po' su tutte le dashcam lo troviamo ragazzi, e devo dire che è sempre utile. Possiamo scaricare i filmati del tragitto, dove nel filmato ragazzi c'è stampato l'orario, la velocità, latitudine, longitudine, insomma c'è scritto tutto per poter eventualmente contestare qualsiasi cosa. Tecnologia ADAS ottimizzata. Che significa? Significa che ha la possibilità di poter andare a rilevare quello che succede davanti alla nostra autovettura e darci degli avvisi. Ed infine, cosa molto interessante che mi stuzzica sempre ogni volta che vado a provare queste dashcam cinesi, è per quanto riguarda la sorveglianza di parcheggio tramite il famoso radar. Mi fido di lei, eh? Costo? Dai, scherzo ragazzi. Come vi dicevo all'inizio, ha un ottimo rapporto caratteristiche-prezzo. Immaginate che tutto questo che vi ho elencato, compreso di kit 24 ore per attivare la sorveglianza di parcheggio, lo possiamo acquistare su AliExpress al costo di 100 euro, euro più, euro meno. Poi qua sotto ragazzi vi lascio come al solito nella descrizione i link per l'acquisto, se avrò eventuali codici sconto, e per vedervi le caratteristiche complete del prodotto. Ora entriamo nel vivo della recensione e andiamo a vedere subito il contenuto della dashcam e poi ci trasferiamo fuori. Venite. Caratteristiche, prezzo eccezionale. Allora troviamo una micro SD da 128 GB, ora non so se mi è stata mandata a me o è compresa nel kit.
2 biadesivi di ricambio per la dashcam principale e quella posteriore, 2 pellicole antistatiche da posizionare sul parabrezza, libretto di uso e manutenzione in inglese, presa accendisigari con 2 uscite USB, cavetto per collegare la dashcam posteriore, cavetto per alimentare la dashcam tramite il modulo telecamera posteriore, una leva in plastica indispensabile e il modulo 24 ore che si collega alla scatola fusibili. Devo dire che qui potevano fare di meglio, Insomma, ragazzi, a me piace tantissimo com'è rifinita. È veramente, sembra veramente un prodotto premium, pesante, compatta, non c'è una sbafatura. Diciamo che la realizzazione è impeccabile. Non trovo nessun difetto estetico e questo mi preoccupa. Poi ragazzi, è piccolina e come piace a me, non ha il display, quindi si camuffa bene. Nella parte laterale abbiamo, credo sia l'altoparlante integrato. Questa è la lente principale che può registrare fino in 4K Ultra HD. Nella parte opposta troviamo lo slot per la micro SD, vi ricordo fino a 512 GB, il LED di stato e il microfono, l'attacco per la telecamera posteriore e l'alimentazione tramite USB di tipo C. Per togliere, eccolo qua, quindi a scorrimento ragazzi, questa è la parte che va fissata sul parabrezza e qua poi va agganciata la dashcam in questa maniera. Direi che possiamo trasferirci fuori e andare a violentare la mia Nissan Qashqai. Andiamo. Ragazzi, la prima cosa che faccio è andare a collegare i kit 24 ore per vedere se funziona tutto. Quindi ritroviamo sempre questi 3 cavetti ACC, VCC e GND che è la massa. Allora il rosso ACC va collegato a un positivo sotto chiave, il giallo VCC va collegato sempre ai 12 volt e la massa ovviamente va collegata a massa. Allora intanto colleghiamo l'ACC, quindi il positivo sotto chiave, che è sempre questo qui, il numero 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi la prima fila, il numero 6, che sarebbero i sedili riscaldabili. Eccolo qui. Poi andiamo a collegare VCC, sempre 12 volt, che è la fila sotto, il primo fusibile, che dovrebbe essere la riserva, quindi sempre i 12 volt. E poi andiamo a collegare il cavetto di massa a questo bulloncino. Consiglio di utilizzare questi adattatori in modo che così ci sono 2 fusibili, uno per il circuito e uno per la dashcam, quindi siamo tranquilli. Poi vi lascio nella descrizione del video il link dove andarli a recuperare. Fatto ciò, andiamo a inserire la micro SD da 128 GB. A questo punto colleghiamo il modulo 24 ore alla dashcam. Dopodiché andiamo a scaricare l'applicazione inquadrando il QR code dal libretto di uso e manutenzione. Installiamo. Ragazzi, io momentaneamente l'ho posizionata qui al centro del parabrezza, in quanto poi i cavetti possono entrare all'interno della protezione delle telecamere. Anche qui non si vede e la cavetteria può entrare internamente come questa della 70 mai. Insomma, per questa recensione la lasciamo qui, poi si vedrà.
E devo dire che anche questa installazione molto soft mi è piaciuta ugualmente, perché non si vede nulla, ragazzi. Tutti i cavetti passano all'interno delle guarnizioni, tranne che il pezzettino dietro della telecamera posteriore, che c'è il cavetto esterno al portellone, ma quando si chiude va all'interno, quindi non succede nulla. Una valida alternativa se non volete far passare il cavetto internamente al portellone, insomma so che è un bello stress. Anche così comunque funziona tutto alla perfezione. 10 minuti e abbiamo messo il tutto. Che volete di più dalla vita? Un Lucano? Allora, detto questo, andiamo a vedere l'applicazione e proprio il funzionamento di questa dashcam un po' particolare. Andiamo a vedere subito l'applicazione di DPI. Clicchiamo e siamo collegati. Per andare a vedere in tempo reale cosa sta riprendendo dobbiamo cliccare su questa icona gialla. Eccoci qua, questa è la telecamera anteriore, questa è la mia manina, ok. Per passare alla telecamera posteriore dobbiamo cliccare su questa icona e ci fa vedere la telecamera posteriore. Torniamo a quella anteriore che registra, ripeto, in 4K. Qui possiamo mettere a schermo intero. Ok, abbiamo effettuato una fotografia e qui andiamo a vedere tutti i video che sono stati registrati, video e foto. Questo è il video che ho appena fatto, quindi qui possiamo scaricarlo o fare una foto. Torniamo indietro. Qui abbiamo istantanea, non c'è nulla. Urgente è praticamente il sensore di parcheggio, e poi abbiamo riconoscimento, ancora non c'è nulla. Vediamo un attimino le impostazioni. Volume altoparlanti, controllo vocale locale, promemoria assistenza intelligente ADAS, possiamo mettere sensibilità alta, bassa. Ok, andiamo a regolare la telecamera per attivare questa funzione. Allineamento completato. Risoluzione di registrazione, possiamo scegliere in 4K o Full HD. Parliamo della dashcam principale. Registrazione con microfono. Ok, abbiamo attivato anche il microfono della dashcam. Qui abbiamo la data della filigrana e indicatore di velocità, quindi verrà inciso sul video la velocità e tutti i dati. Regolazione della sensibilità delle collisioni. Centro, non so cosa significa, sarà una via di mezzo. Poi c'è medio alto ed alto, quindi da qui medio basso ci sono tantissime regolazioni. Intanto lasciamo a centro e vediamo poi come funziona. E anche il monitoraggio di parcheggio, anche qui la stessa cosa, tutte queste regolazioni, quindi lasciamo al centro anche il monitoraggio di parcheggio. Poi andiamo a verificare la sensibilità. Gestione dell'archiviazione di registrazione, ragazzi. Da qui possiamo andare a vedere sia la SD, abbiamo a disposizione ancora 117 GB, e sia l'archiviazione integrata. Come vi dicevo all'inizio, abbiamo disponibili 32 GB dove va a registrare i video di emergenza. Da qui possiamo andare a vedere i dati del percorso che abbiamo effettuato. Vedete, c'è l'altitudine, il chilometraggio, la distanza, c'è un po' tutto. E da qui andiamo a vedere proprio il percorso che abbiamo effettuato e possiamo scaricare le mappe offline o scaricare direttamente il tragitto. Quando colleghiamo il modulo 24 ore, ragazzi, abbiamo a disposizione questo menu, monitoraggio di parcheggio. Se colleghiamo la dashcam tramite la presa accendisigari non esce fuori ovviamente questo menu. Allo spengimento del veicolo possiamo scegliere queste tre opzioni: video in time lapse, video normale o modalità sonno. Torniamo indietro. Riconoscimento radar. Significa che la funzione corrente non può essere utilizzata. Il riconoscimento radar deve essere utilizzato con gli accessori radar. Contatta il canale d'acquisto. Cose da pazzi.
Mi è caduto il mito del radar, non è possibile. Ci facevo affidamento io su questo famoso radar. E che cazzo? No, non ci posso credere, raga. Qui abbiamo la protezione del veicolo, quindi possiamo scegliere il voltaggio al di sotto del quale va a scollegare la dashcam per risparmiare la batteria. In questo caso 12 volts, possiamo scegliere 11,8 o 12,4. E qui c'è il monitoraggio della batteria, quindi del voltaggio. Allora, regoliamo la sensibilità di guida, la mettiamo a medio-alto e andiamo ad impostare il monitoraggio di parcheggio, quindi la sensibilità del sensore d'urto, ad alto, quindi il massimo. Nel menu monitoraggio di parcheggio andiamo ad impostare modalità sonno. Spegniamo l'auto e la dashcam si va a predisporre per la sorveglianza di parcheggio. Vediamo l'urto come deve essere consistente per far scattare questo sensore. Spegniamo. Ok, si è spenta. Andiamo a vedere. Eccolo qui, ragazzi. Quindi da quando è partito il sensore, questa è la registrazione. Registra 10 secondi, che a mio avviso sono veramente pochi. Andiamo a vedere la video in time lapse. Quindi quando impostiamo questa opzione, la dashcam si predispone per la sorveglianza di parcheggio e come spegniamo la nostra autovettura va a registrare in time lapse, quindi dovrebbero essere o 1 o 3 fotogrammi al secondo, quindi rimane sempre accesa e registra sempre. Spegniamo l'auto e vediamo se si predispone per la registrazione in time lapse. Ok, in teoria dovrebbe registrare. Eccoci di ritorno. Quando accendo l'auto si dovrebbe predisporre per la registrazione normale. Ok, sembra che funzioni tutto. Vediamo se ha registrato il video. I video in time lapse, ragazzi, sono contrassegnati con una S. Eccolo qui. Ok, sia anteriore che posteriore. Eccolo qua. Seconda opzione provata. Rimane la terza opzione, che sarebbe video normale. Spegniamo l'auto. Che succede? Niente, ragazzi, succede che la telecamera rimane accesa. Sicuramente questa opzione va in abbinamento con il famoso radar, che non mi è stato mandato. Io pensavo che fosse integrato. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo più che farvi vedere questo non posso.
Cosa mi è piaciuto di questa dashcam? Sicuramente le dimensioni molto compatte, quindi come piace a me, piccolina e ben rifinita. La seconda cosa, sicuramente i video che va a registrare la telecamera principale, quindi in 4K Ultra HD, sia di giorno che di notte, mentre la telecamera posteriore, ragazzi, diciamo che sforza un pochino per rendere chiare le immagini, soprattutto durante le ore notturne. Non ce la fa. Altra cosa che ho gradito è sicuramente il collegamento tra la dashcam e l'applicazione, in quanto basta accendere la tua vettura, si accende la dashcam. Se vogliamo entrare nella stessa con l'applicazione, basta avviare l'applicazione e il collegamento tramite wifi è rapidissimo e automatico, non dobbiamo fare nulla. Per quanto riguarda gli avvisi ADAS e i comandi vocali, sono solo in inglese, quindi secondo me lasciano il tempo che trovano. Come su tutte le recensioni, ragazzi, esistono delle cose positive e delle cose negative, e diciamo che anche su questa dashcam ci sono delle cose che andrebbero riviste. E la cosa più importante secondo me da andare a sistemare per quanto riguarda il sensore di urto. Mi spiego. Allora, questa dashcam in quella modalità si spegne e si riattiva quando la nostra vettura subisce un urto più o meno violento, dipende. Quindi che succede? Che quando riceve l'urto la dashcam si accende e va ad effettuare una registrazione di circa 10 secondi, che a mio avviso sono veramente pochissimi. Ma la cosa che è da rivedere è per quanto riguarda l'attivazione della dashcam e l'inizio del filmato che va a registrare. Passano circa 5 secondi. La nostra vettura subisce un urto, passano questi 4-5 secondi e poi parte la dashcam e registra, ma in quel frangente di quei 5 secondi, se qualcuno ha danneggiato la tua vettura, ha fatto manovra e se n'è andato, la dashcam non lo inquadra. Ed in ultimo volevo spendere due paroline per quanto riguarda il famoso radar. Ragazzi, ci sono rimasto male, però, e dico però, anche questo radar fa scattare la registrazione se qualcuno si avvicina nel raggio dei 3 metri dalla nostra vettura, ma la registrazione, ragazzi, avviene sia dalla telecamera anteriore che posteriore, quindi avete già capito quello che vi voglio dire. La parte laterale della nostra vettura anche in questo caso rimane scoperta. Se il pezzo di merda riga l'auto lateralmente, noi non lo vedremo mai. Ci vorrebbe solo un bel lanciafiamme con una fotocellula e come si avvicina e va a toccare la nostra vettura con la chiave, viene fulminato o non lo so, incenerito. È chiaro sto fatto! Prima di congedarmi vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate come al solito i link di riferimento, ma questa volta trovate anche un bel codice sconto. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, ma soprattutto lasciate un commento su cosa ne pensate di queste dashcam. Noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao belli, statevi bene.